Assolutamente. Ecco una versione ampliata del testo, mantenendo lo stile, il tono e il formato originali, raggiungendo le 1600 parole. Ciao a tutti, e benvenuti, anzi bentornati, sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per un video che, credetemi, è un vero e proprio viaggio. Un viaggio che ci porterà tra le meraviglie della Grecia, tra gossip, ma leggero, qualche dettaglio inaspettato e un pizzico di mistero che non guasta mai. Oggi, ragazzi, andremo a spulciare un episodio che ha fatto il giro del web qualche tempo fa e che ha per protagonista il bellissimo Burak Özçivit. Sì, proprio lui, il balbei che tutte adoriamo. Parleremo di una vacanza in Grecia, di una sigaretta, non giudichiamo, di un palloncino e di un finale che, vi assicuro, nessuno si aspettava. Insomma, preparatevi a un mix esplosivo di curiosità e divertimento. Prima di iniziare, però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale. Cliccate sul tasto rosso qui sotto, attivate la campanellina per non perdervi nemmeno un video e lasciate un like se l'argomento vi incuriosisce. Il vostro supporto è fondamentale per me, mi dà la carica per creare sempre nuovi contenuti interessanti. Bene, bando alle ciance, direi che possiamo iniziare questo viaggio nel mondo di Burak Özçivit e della sua avventura greca. Allora, immaginatevi, sole, mare cristallino, la brezza leggera che accarezza la pelle. Grecia, un vero paradiso. E chi decide di godersi un po' di relax in questo scenario idilliaco? Proprio lui, Burak Özçivit, accompagnato, ovviamente, dalla sua bellissima moglie, Fariye Evcen, e dal loro adorabile figlio. Vacanza in famiglia, coccole, risate, tutto perfetto, no? E qui inizia la storia. Foto e video iniziano a circolare sui social media, ripresi dai fan che lo riconoscono e che, giustamente, non perdono l'occasione per immortalare il loro idolo. Tra queste immagini, ne spunta una che, diciamo così, ha destato un po' di scalpore, Burak immortalato mentre fuma una sigaretta. Ora, prima che partano i commenti e i giudizi affrettati, fermiamoci un attimo. Burak è un adulto, è in vacanza, sta semplicemente godendosi un momento di relax. Non c'è nulla di male in questo, no? Ognuno ha le sue abitudini e i suoi piccoli vizi. Cerchiamo di non trasformare una cosa normale in un dramma. Ma qui, ovviamente, il web si è scatenato. Critiche, commenti negativi, accuse di cattivo esempio. Insomma, il solito teatrino che si scatena quando un personaggio famoso fa qualcosa che non rientra nei canoni di perfezione che ci aspettiamo da loro. La cosa che mi fa più sorridere, amaro, a volte, è questa pretesa di perfezione che abbiamo nei confronti delle celebrità. Come se, per il solo fatto di essere famosi, dovessero rinunciare alla loro umanità. Burak, come tutti noi, è una persona con i suoi momenti di debolezza, i suoi piccoli piaceri e le sue abitudini. E il fatto che fumi una sigaretta non lo rende un cattivo esempio. Ci sono tantissimi altri aspetti del suo carattere e della sua vita che lo rendono una persona ammirevole, come il suo talento, la sua dedizione al lavoro, il suo amore per la famiglia. Ma sui social, si sa, è più facile concentrarsi sul dettaglio che fa notizia, sullo scandalo, piuttosto che sulla persona nella sua interezza. Ma la storia non finisce qui. E qui, ragazzi, arriva il colpo di scena. Tra le tante foto e i video che circolavano, ne spunta uno in particolare. In questo video si vede Burak, sempre in Grecia, mentre tiene in mano un palloncino. Sì, avete capito bene, un palloncino colorato, di quelli che si vendono ai bambini. Ora, immaginate la scena. Il macho turco, l'uomo che interpreta ruoli da duro, l'attore che fa impazzire milioni di donne, con un palloncino in mano. Un contrasto che ha generato una valanga di commenti ironici e divertiti. Il web, ovviamente, non si è fatto pregare. Meme, gif, commenti sarcastici. Un vero e proprio festival dell'ironia. Ma cosa ci fa Burak con un palloncino? Forse l'ha comprato per il figlio? Che tenero, non me lo sarei mai aspettato. Questi sono solo alcuni dei commenti che si potevano leggere sui social media. E devo ammettere che, anche io, all'inizio, ho sorriso. L'immagine di Burak, così virile e affascinante, con un palloncino in mano, era decisamente inaspettata. Sembrava quasi una scena uscita da un film comico. Ma, come spesso accade, la realtà è molto più complessa di quello che appare. E qui, ragazzi, arriva il finale inaspettato. Perché il mistero del palloncino viene svelato. In realtà,
Il palloncino non era per suo figlio, né tantomeno un capriccio di Burak. Il palloncino era parte di una scenetta improvvisata. A quanto pare, Burak, vedendo un bambino che piangeva perché aveva perso il suo palloncino, non ci ha pensato 2 volte e gli ha comprato un altro palloncino per consolarlo. Un gesto di generosità e di umanità che ha fatto sciogliere il cuore di tutti. E qui, la storia cambia completamente prospettiva. Le critiche per la sigaretta vengono quasi dimenticate, e Burak viene innalzato a eroe per la sua gentilezza e la sua sensibilità. Aya Webb, che prima lo aveva deriso per il palloncino, ora lo osannava per la sua generosità. Un vero e proprio ribaltamento di fronte. Questo episodio, ragazzi, ci insegna tante cose. Innanzitutto, ci ricorda che non dobbiamo giudicare le persone dalle apparenze. Dietro l'immagine del divo, del personaggio pubblico, c'è sempre una persona con i suoi pregi e i suoi difetti, con le sue fragilità e la sua umanità. E spesso, le nostre aspettative e i nostri preconcetti ci impediscono di vedere la persona reale che si nasconde dietro la maschera della celebrità. Inoltre, ci insegna che un piccolo gesto di gentilezza può fare la differenza nella vita di qualcuno. Burak avrebbe potuto tranquillamente ignorare il bambino che piangeva, magari pensando non è affar mio o non ho tempo da perdere. Invece, ha scelto di fare qualcosa di carino, di altruista, e questo ha reso la sua vacanza in Grecia ancora più speciale. E non solo per lui, ma soprattutto per quel bambino che, grazie a quel palloncino, ha ritrovato il sorriso. Pensateci un attimo, quante volte ci capita di vedere qualcuno in difficoltà e di tirare dritto per la nostra strada? Quante volte preferiamo ignorare il dolore degli altri, magari perché siamo troppo presi dai nostri problemi o perché ci sembra che non sia compito nostro intervenire? Il gesto di Burak ci ricorda che, anche un piccolo gesto, può fare la differenza. Un sorriso, una parola di conforto, un aiuto concreto, a volte basta poco per rendere il mondo un posto migliore. Infine, questo episodio ci dimostra quanto sia facile cadere nel tranello dei social media. Un'immagine rubata, un video estrapolato dal contesto, possono distorcere la realtà e generare giudizi affrettati e spesso ingiusti. I social media, che dovrebbero essere uno strumento di comunicazione e di condivisione, spesso si trasformano in una cassa di risonanza per odio e pregiudizi. E il caso di Burak è un esempio lampante di questo. Prima criticato per una sigaretta, poi deriso per un palloncino, e infine osannato per un gesto di gentilezza. Tutto questo in poche ore, a causa della diffusione virale di immagini e video sui social media. Una vera e propria montagna russa emotiva. Quindi, la prossima volta che vedete una foto o un video di un personaggio famoso, cercate di non fermarvi alla superficie. Cercate di andare oltre l'apparenza, di capire il contesto, di non giudicare troppo in fretta. Ricordatevi che dietro ogni immagine c'è una persona, con i suoi sentimenti e le sue emozioni. E che spesso, la realtà è molto diversa da come appare sui social media. E voi, cosa ne pensate di questa storia? Vi aspettavate un finale del genere? Avreste mai immaginato Burak Oshivit con un palloncino in mano? Fatemelo sapere nei commenti. Sono curiosa di conoscere la vostra opinione. Magari avete avuto esperienze simili, in cui un gesto apparentemente banale si è rivelato essere molto più importante di quello che sembrava. E a proposito di commenti, vorrei ricordare a tutti di essere rispettosi e gentili. Evitiamo insulti, offese e commenti inappropriati. Ricordatevi che dietro ogni schermo c'è una persona con i suoi sentimenti e le sue emozioni. Cerchiamo di creare una community positiva e accogliente, in cui tutti si sentano a proprio agio. Bene, ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Abbiamo scoperto una nuova sfaccettatura di Burak Oshivit, abbiamo parlato di sigarette, di palloncini e di gesti di generosità. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto riflettere. Un'altra cosa che mi ha colpito di questa storia è la capacità di Burak di non prendersi troppo sul serio. Nonostante sia un attore famosissimo, con milioni di fan in tutto il mondo, non si è fatto problemi a mostrarsi con un palloncino in mano, consapevole del fatto che questo avrebbe potuto generare ironia e commenti divertiti. Questa sua capacità di autoironia lo rende ancora più simpatico e umano. E poi c'è la questione della privacy. Spesso, i personaggi famosi si lamentano di non avere privacy, di essere costantemente seguiti dai paparazzi e di non poter vivere la loro vita in tranquillità. E sicuramente, questo è un aspetto negativo della fama. Ma, d'altra parte, la fama porta con sé anche tanti vantaggi,
come la possibilità di fare del bene, di aiutare gli altri e di essere un esempio positivo per i propri fan. Burak, con il suo gesto di generosità, ha dimostrato di essere consapevole di questa responsabilità e di voler utilizzare la sua fama per fare qualcosa di buono. E questo, secondo me, è un grande esempio per tutti. Ricapitolando brevemente, abbiamo visto come un semplice gesto di gentilezza, come comprare un palloncino a un bambino, possa cambiare la percezione di un personaggio pubblico agli occhi del mondo. Abbiamo imparato che è importante non giudicare dalle apparenze e che i social media possono distorcere la realtà. E, soprattutto, abbiamo capito che anche i divi sono persone normali, con i loro pregi e i loro difetti. Grazie mille per aver guardato questo video. Spero che vi siate divertiti e che abbiate trovato l'argomento interessante. E se avete delle curiosità o delle domande su Burak o Shibit, non esitate a scriverle nei commenti. Cercherò di rispondere a tutti. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di lasciare un bel mi piace. Condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Mi raccomando, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Ho in mente tante altre storie e curiosità da condividere con voi. E, come sempre, vi invito a lasciare un commento qui sotto. Ditemi cosa ne pensate di questa storia, se vi è piaciuto il video e quali argomenti vorreste che trattassi in futuro. Mi piace molto interagire con voi e leggere i vostri commenti. Sono sempre una fonte di ispirazione e di motivazione per me. E ora, ragazzi, è davvero tutto. Un abbraccio virtuale a tutti voi e ci vediamo al prossimo video. Ciao! E ricordatevi, siate gentili, siate curiosi e non giudicate troppo in fretta. Un bacio!